Buongiorno e benvenuti su Deriver Lab. Oggi ho in laboratorio un amplificatore del centro laboratorio Hi-Fi di Claudio Parzella, che è recentemente scomparso e che era non solo un riparatore e un allestitore di discoteche, ma era anche un costruttore, un progettista di apparecchi elettronici. Diciamo che la fissa degli strumenti, che ne vedete così tanti, da piccolo, lui è un po' più grande di me, l'ho presa diciamo da lui. Ora io ho sul banco questo amplificatore che non funzionava e sicché va guardato, era rimasto lì, era rimasto in magazzino e va visto, era aperto, sicché c'aveva sicuramente qualche problema che non è stato risolto perché chiaramente Claudio è scomparso, sicché l'ho preso io per vedere che problema potesse avere. E lo guardiamo insieme io e voi. Questo qui è un valvolare da circa 30 watt e tutti i componenti di questo amplificatore sono selezionati, cioè voleva dire che Claudio, il Parzella, le selezionava uno alla volta prima di montarli, aveva la santa pazienza, diciamo, con gli strumenti, le selezionava tutti, quelli che non gli piacevano non venivano montati. Continuate a vedere questo video e vedete anche questa volta cosa combino per voi. Questo è un amplificatore valvolare che veniva costruito dal centro laboratorio Hi-Fi da Claudio Parzella, che è recentemente scomparso, e questo qui era lì da tantissimo tempo fermo e non funziona, sicché devo dargli un'occhiata per rimetterlo in funzione. È un amplificatore da 30 watt per canale, totalmente a valvole. Ora ve lo faccio vedere un attimino da vicino. Ho individuato il problema qual era. Allora, il problema è questo condensatore che praticamente è in perdita, sicché quando il relè temporizzato che dà l'alimentazione alle valvole partiva, saltava il fusibile. A misurarlo normalmente con un tester ovviamente non si vede, e ve lo faccio vedere con la prova isolamento per condensatori che si vede anche in altri video, dopo si misura insieme. Comunque ho già fatto le prove, ci ho messo provvisoriamente un condensatore più piccolino sotto, ho sganciato questo elettricamente e sembra il resto, diciamo, funzionare bene. Qui ci sono le valvole finali, queste due e queste due, perché ovviamente è stereo. Il trasformatore d'uscita sono questi due, trasformatore d'alimentazione, e qui c'è la parte preamplificatrice praticamente. Le due valvole raddrizzatrici e ovviamente i condensatori di filtro. All'interno c'è anche un altro stabilizzatore sempre per l'alta tensione. Vi faccio vedere, ora smonto questo, poi vi faccio vedere come è fatto, diciamo, con cura effettivamente. Il condensatore che è andato è questo qui, sono 80 microfarad a 450 volt e non si può vedere con un tester. Se noi andiamo a misurarlo con un tester non vediamo proprio nulla, ma anche se andiamo a misurarlo con un ponte, diciamo, vediamo poco, possiamo immaginare qualcosa, però non vediamo quello che è poi in definitiva, perché se io ci attacco il ponte, vedete, mi dice che invece di essere 80 microfarad è 100, 101, vabbè, ci sta, e mi dà un ESR un po' alto, e questo mi può far insospettire, però non mi può dire così che diciamo è in corto, ovviamente, o che a tensioni elevate, diciamo, mi va in corto, perché in realtà non è in corto ma è in perdita, che se lo misuro con il tester normalmente qui me risulta aperto, praticamente risulta un condensatore normale, non si vede col tester. Posso andare a vedere eventualmente altri parametri, però alla fine
vedo, ma fino a un certo punto. Per provare un condensatore, specialmente in alta tensione come questo da 450 volt, se veramente ha dei problemi, cioè se è in perdita, se è in corto, vabbè, fosse in corto netto lo vediamo col tester, ma si è detto che non è in corto netto. Ci vuole il misuratore di isolamento. C'è un video apposta, eventualmente lo andate a cercare, c'è un video su come costruirlo direttamente da voi. Ora lo prendo e lo proviamo insieme. Il misuratore di isolamento è questo, l'avete visto in altri video. Ci collego il condensatore, vediamo di non sbagliare il più e il meno, perché ovviamente se no si fa dei danni direttamente. Ecco, collegato più e meno nella posizione giusta, lo collego al misuratore di isolamento, mettiamo in questo momento la tensione che vedete qui non sta andando ovviamente sul condensatore. Vediamo se è inquadrato abbastanza, se si legge bene. Mettiamo direttamente su 100 mA e come si vede già con pochi volt lui si sta caricando ovviamente piano piano, però l'ago rimane diciamo non sullo zero. Fosse un condensatore a modino, diciamo, dovrebbe guizzare e tornare subito indietro, e questo mi dice già che ci sono dei problemi. Ora ovviamente ci mette di più perché in questo momento è protetto a 10 mA, che ci mette di più a caricare. Aumentiamo un attimino la corrente, vediamo se carica un pochino più velocemente. Ecco, siamo, come vedete, come gli ridò, come gli tolgo un po' di corrente, la tensione ritorna subito indietro, segno che praticamente il condensatore non tiene alla fine nemmeno la carica. Io aumento il voltaggio, però come vedete col fatto che è protetto, ora saremmo a più di 300 volt se io stacco il condensatore, sale piano piano, lo possiamo lasciare anche qua un pochino e vediamo che comunque la lancetta non si va a posizionare sullo zero e non mi permette di andarlo a testare in altre condizioni. Sicché questo vuol dire che arriverà a 60, 70, 100 volt, però con una certa perdita. Ovviamente se io calo la tensione, cala ovviamente anche la lancettina, se ne torna indietro. Comunque, come si vede, questo condensatore è tranquillamente in perdita. Lo lascio un attimino acceso e ci si rivede, si vede fino a che punto arriva. Ecco fatto, insomma, ora siamo un po' che è lì, siamo arrivati a circa 70 volt con una corrente già di perdita di oltre 10 mA. È ovvio che non funziona. Tra parentesi, se io lo staccassi il condensatore, lo strumento butta dentro, diciamo, sul condensatore, ai capi del condensatore, in questo momento 200 volt, che ovviamente scendono perché ai capi del condensatore sopra appunto i 70 volt inizia a perdere troppo, e sicché il circuito di protezione interviene. Ecco, se non abbiamo un misuratore di isolamento come questo, con il tester non andiamo a vedere un bel niente, sicché non ci rendiamo conto che sotto stress un condensatore come questo se ne va, diciamo, a farsi friggere. In questa maniera perdiamo del tempo, magari cercando altri componenti guasti, perché questo l'abbiamo guardato con il tester, ci sembrava buono,
e comunque sia invece non è così, sicché chi ha la possibilità, chi lavora specialmente, non dico sulle valvole, ma con condensatori che comunemente hanno delle tensioni di lavoro abbastanza alte e che si provano male con il tester o con un alimentatore, vi consiglio di farsi questo strumentino. Trovate tutti i progetti su uno dei video passati. Questo è l'amplificatore visto dal sotto, ora mi avvicino. Questo per esempio è un canale, questo è il sotto del preamplificatore. Ogni componente, se potete vedere anche lì c'è scritto ok su quel condensatore qui, perché tutti i componenti, il Barcella prima di montare tutti i componenti le provava comunque tutti uno per uno, quelli che rientravano nelle specifiche che decideva lui bene e quegli altri non ce li montava, li scartava. Stessa cosa nell'altro canale. Al centro c'è la parte di alimentazione che serve tutti e due canali. Questo qui è il relè principale. Quando si accende il piccolo interruttorino, il relè è quello che sopporta, diciamo, la potenza di tutto. Qui manca il condensatore che che abbiamo visto che non funziona, sono andato a togliere. Questo relè qui è un relè particolare, non parte subito, è un relè ritardato quando è nato così, c'è un circuito proprio all'interno, è un relè militare. Quando dopo un paio di minuti che è acceso, che scalda, e lui allora va a chiudere i contatti. Non c'è da fare niente, basta alimentarlo e basta. Proprio militare. Questo è un altro modulo di alimentazione che stabilizza la tensione. Anche questo lo faceva sempre il Barcella, e stabilizza la tensione sui 380 volt in maniera da avere una tensione stabilizzata. Lo giro e lo faccio vedere dall'altra parte, anzi prima ve lo faccio vedere sul dietro. Anche qui chi ha avuto occasione di vedere apparecchi militari o roba del genere, la tipologia, diciamo, di lavoro più o meno è quella. Ora mi avvicino. Anche queste qui sono morsettiere militari con tutte le vitine di acciaio inossidabile. Il trasformatore d'alimentazione è quelli d'uscita visti dal dietro, e vi giro l'amplificatore, si guarda le valvole. Come vedete anche le valvole stesse provate, scritto ok ovviamente prima di metterle dentro. Stessa cosa componente per componente, vi faccio vedere per esempio dei condensatori, anche sugli altri componenti montati, ovviamente dove si poteva scrivere ci metteva l'ok dopo averle testate. Questa era la filosofia, diciamo, di quella persona lì, giustamente voleva che i suoi apparecchi fossero come voleva lui, e giustamente che sia così. Lo stadio preamplificatore era fatto, questa valvola era una 12 AU7A, mentre questa qui un pochino più grossa era una 6 SN7W. Le valvole finali erano STC 5B254M, oppure credo, ma qui lo dico e qui lo nego, potesse montare anche un altro tipo di valvole. Penso che potesse montare anche le 7581A, penso, però non sono sicuro al 100%. Qui ci sono le valvole raddrizzatrici, come si era visto prima, e il condensatore di livellamento. È una costruzione minimalista, ma molto robusta e anche molto pesante. Qui ho il condensatore da sostituire, questo è quello che abbiamo smontato insieme, io e voi ovviamente, e questo è quello nuovo. Questo è 80 microfarad, questo qui è 82 microfarad, tutte e due 450 volt lavoro, sicché da 80 a 82 microfarad non c'è niente, va benissimo, e tutte e due sono fatti in America, made in USA tutte e due. Questo è uno Sprague e questo qui
General Instrument, questo che era guasto. E ora mi accingo a rimontarlo. Il condensatore va messo dove vedete questo buco qui, dove vedete che ora sbuca il ditino, e poi va saldato. Eccolo qua. Ora vi passo con la mano davanti, ovviamente, ma non ci fate caso, eh? Questo è il motivo per cui spesso non vi faccio vedere che monto e smonto, che poi alla fine sono sempre davanti con le mani e non vedete niente. Ora prendo una pinza per stringerla. Di solito lo stringerei con la chiave, ma ora con la chiave inglese non ci si entra più. È rimontato e ora, come era diciamo in origine, ci do un po' di smalto rosso, in maniera che se si smonta si vede che è stato smontato. Rifaccio né più né meno quello che era stato fatto all'inizio. Ecco fatto. Ora quando secca, se poi viene smontato, ovviamente si vede che poi la vernice è spezzata. Tutti i fili sono stati risaldati e ora non resta che ricollego le uscite dell'amplificatore, gli ingressi, e vediamo se questa volta funziona, perché il problema era che quando questo relè scattava, praticamente, che è quello che ritarda e dà l'alta tensione alle valvole di potenza, saltava il fusibile. Vediamo se non salta più. Ora in realtà non saltava il fusibile perché saltava il mio fusibile elettronico, ma insomma sempre di fusibile si tratta. Collego tutto e lo proviamo insieme. L'amplificatore è acceso, ora dopo lo monto del tutto e così lo collaudiamo. Comunque se io do un pochino di segnale sull'oscilloscopio appare, e sicché praticamente intanto lo chiudo perché il problema che aveva è stato risolto, e poi facciamo i test di distorsione e di potenza. Accendo l'amplificatore e gli diamo il tempo di scaldare e di, diciamo, intervenire ai relè, di eccitarsi i relè, e poi riprendiamo e vediamo le misure. Allora l'amplificatore, diciamo, è a regime. Ora wattmetro su 100 watt fondo scala, sicché la scala nera. Ora siamo intorno a 10 watt, ovviamente la forma d'onda a 10 watt ve la faccio vedere, è perfettamente pulita. Alzo la potenza fino a 20 watt, circa, perché sono di traverso, non vedo benissimo, comunque circa 20 watt. Anche qui ovviamente la potenza è ancora, la forma d'onda è ancora perfettamente pulita. Lo porto a 25 watt, che diciamo su un valvolare sono già buoni, si sente già molto bene. È più di 25 watt, siamo a circa 27 watt. Come si vede la forma d'onda rimane buona, e ora lo porterei a 30 watt. Ecco qui, siamo a 30 watt, alzo. Diciamo è ancora buona se andiamo a analizzare proprio con occhio critico qualcosina nella semionda inferiore potrebbe cominciare a vedersi, ma insomma stiamo erogando 30 watt puliti e sì che direi che ci siamo. La porto un attimino al clipping, però non credo che si vada molto oltre i 30 watt, diciamo. E non è tecnica, non è roba da fare, insomma, ecco, non è che si sente così. Comunque siamo 30, clippato si va sui 35 watt più o meno. Qua non è ovviamente che lo dobbiamo tenere clippato, quello va tenuto più che normale. Allora io direi una cosa: misuriamo la distorsione a circa
metà potenza, mettiamoci su 15 watt e su 15 watt quest'altro e vi inquadro il distorsimetro. Allora ecco, ecco la distorsione dell'apparecchio a metà potenza, 15 watt, per essere un apparecchio a valvole 0,2% mi sembra buono. E proviamo l'altro canale, questo qui che lo togliamo non ha il contrassegno, vedete, quest'altro ha il contrassegno rosso e più o meno la distorsione è la stessa, varia di mezzo punto praticamente. Sì, direi che l'amplificatore si comporta veramente molto bene anche con i due canali, questo è merito di tutti i componenti che sono selezionati. E direi conclusa questa prova qui. Concludo il video inquadrando l'amplificatore. Qui manca il marchiettino perché non c'era stato tempo, si vede, di metterlo, e comunque è un bell'oggetto, minimalista, ma direi che è veramente un bell'oggetto e funziona veramente molto bene. E sicché sull'immagine di questo bell'amplificatore concludo e passiamo alle conclusioni. Allora il video è concluso, avete visto che il guasto non era poi così difficile, ma era un po' subdolo perché quel condensatore che iniziava a andare in perdita con le tensioni un po' alte non si poteva vedere ovviamente con un tester normale e nemmeno col ponte RCL, e sicché per vedere quelle cose lì, per vedere i condensatori che lavorano specialmente in alta tensione, abbiamo bisogno di un misuratore di isolamento per i condensatori come quello che vi ho fatto vedere e che avete visto anche in altri video, e c'è il progetto su uno dei video più vecchi, basta andarlo a ricercare, è utilissimo per fare questo tipo di lavori qui, specialmente chi lavora con dei condensatori che lavorano a tensione un pochino elevata. Spero che il video vi sia piaciuto e io vi saluto, noi ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti.